stati delle elezioni presidenziali nella notte, il delfino di Hugo Chavez, Nicolás Maduro, è stato proclamato vincitore con un margine davvero esiguo, il 50,7% contro il 49,07% dello sfidante Enrique Capriles, che non ha riconosciuto la vittoria di Maduro, chiedendo un riconteggio totale delle schede perché 200.000 voti di differenza sono troppo pochi, visti anche i presunti brogli che l'opposizione ha denunciato. Maduro, che è anche presidente ad interim, ha detto di accettare il riconteggio, ma soprattutto ha fatto un appello alla pace e all'amore per scongiurare le possibili violenze. A tutta pagina in apertura Capriles che esige di ricontare i voti dopo la vittoria minima di Maduro, la vittoria per il 50,66% ottenuto da Maduro contro il 49,07%, quindi diciamo che anche in questo articolo viene sottolineato il fatto come una ampia vittoria che era stata scontata in verità non si è verificata, perché lo scarto sarebbe addirittura di 235.000 voti. Così è il País. Più in basso troviamo poi le due dichiarazioni, diciamo, immediatamente dopo il voto, da una parte quella di Nicolás Maduro che dice Hugo Chavez continua a benedire il suo popolo, e poi invece Capriles che appunto chiede il riconteggio del voto. Questo è il País. Andiamo sulla CNN nella sua versione online, vedete l'apertura continua ad essere la vittoria di Maduro, vince l'erede di Chavez, ma l'opposizione chiede il riconteggio dei voti. Troviamo anche qui dei focus proprio su questo. Andiamo su Le Monde, eccola qui, apertura, vittoria serrata di Maduro alle presidenziali in Venezuela. Ci sono poi i discorsi dei due, del vincitore, il delfino di Hugo Chavez. Il New York Times nella sua edizione internazionale, l'erede di Chavez vince le elezioni in Venezuela, ma con un margine molto stretto, a differenza di quanto si era stimato in un primo momento. E poi andiamo su due quotidiani venezuelani. Iniziamo con El Mundo. Enrique Capriles che non riconosce il voto e chiede il riconteggio, e il Nacional, sempre un quotidiano venezuelano, eccolo qui, si apre l'edizione online, anche qui appunto c'è la reazione di Capriles che dice non riconosciamo questo voto, vogliamo